Eccoci, come promesso siamo di nuovo qui per un'ultima tappa del nostro tour Sri Lanka Maldive e sono proprio loro le protagoniste. Benvenuti alle Maldive! Beh, l'arrivo non è stato dei più promettenti, ma di certo è stato divertente. Pensavamo di dover nuotare fino all'hotel, invece ci hanno accolto con un'ape cargo da favola. Comunque torniamo a noi. Se vorrete solo rilassarvi, un atollo vale l'altro. Se siete appassionati di vita sottomarina, vi consigliamo gli atolli di Ari e di Ba, a seconda delle offerte che troverete. Noi abbiamo scelto il primo, poiché per struttura trovata e meteo non proprio favorevoli da quelle parti ad agosto era l'opzione più indicata. Per raggiungerlo c'erano due possibilità, un ferry boat che impiegava circa 2 ore da Malé o idrovolante che con un sovrapprezzo non proprio indifferente in 20 minuti ti dà la possibilità di chiudere un occhio ed essere già lì. Spendendo per il mezzo abbiamo dovuto optare per una struttura low cost e ad oggi posso dire che la scelta è stata azzeccatissima. Una guest house gestita in maniera impeccabile da gente del posto che non aveva niente a che invidiare a quei bellissimi resort visti dall'alto. Ok, certo qualche differenza dovrà pure esserci, siamo realisti, ma per quello che interessa a noi siamo rimasti più che soddisfatti. Ristoranti in struttura, attività organizzate direttamente in reception, pulizia ineccepibile, gentilezza del personale. Che altro? Digurà, il nome dell'isola, fa parte dell'atollo di Arisud. È un'isola di pescatori, dove è possibile vivere le Maldive in maniera più autentica, senza tanti fronzoli, diciamo così. Le cosiddette isole di pescatori non sono occupate da resort turistici, ma sono abitate da gente del posto e si trovano qui le guest house, più modeste rispetto ai lussuosi hotel a 5 stelle, ma di gran lunga più economiche. L'isola ha una popolazione di circa 500 abitanti, non ha strade ma solo stradine di sabbia ed è sostanzialmente divisa in due. Le case e gli hotel si concentrano nella parte nord, dove si trovano anche ristorantini e piccoli negozi di souvenir, mentre a sud regna ancora sovrana la vegetazione originale, una foresta di palme e arbusti. E poi c'è lui, il grande protagonista di queste parti, il mare. Qui potrai fare lunghe passeggiate, ma l'attività più gettonata è sicuramente lo snorkeling, quindi mi raccomando, non dimenticatevi la maschera a casa. Ma ora passiamo alla pratica. C'è da dire che vivendo a stretto contatto con la gente del posto dovrete adeguarvi ai loro usi e costumi. A proposito, niente bikini nelle spiagge dell'isola, questa sì è la prima regola da rispettare. Ma se proprio non potete resistere alla tintarella monosegno, parlo soprattutto per noi donne, tranquille, ci sono le bikini beach. E poi, vabbè, quando ci si sposta sull'isola è opportuno coprirsi spalle e gambe, ma dopo il primo giorno vi verrà tutto in automatico. Altro punto da tenere a mente è zero alcol. Non lo vendono proprio, quindi se dovesse venirvi voglia di un aperitivo, l'unica soluzione è farvi portare nell'isola resort più vicina. Molti lo fanno, ma noi abbiamo preferito disintossicarci da tutto, ma proprio tutto, e poi adeguarci. L'atollo di Arisud è particolarmente conosciuto perché si può avvistare facilmente lo squalo balena. E noi potevamo perdercelo? Per i più intraprendenti, ogni giorno gli hotel organizzano uscite di diving. Super consigliate, ma attenzione, non penserete mica di poter scegliere liberamente il centro diving più di vostro gradimento? No! Sarete vincolati dall'hotel in cui soggiornate.
saranno loro, tramite il proprio centro, ad organizzare tutto per voi, e questo presuppone che accettiate anche il prezzo da loro offerto, anche se altri centri presenti sull'isola possono farvi un'offerta migliore. Con molto rammarico abbiamo potuto constatare che nell'isola, ma purtroppo ormai ovunque nei nostri ultimi viaggi, sono presenti cumuli di immondizia. Certo, lontano dagli occhi dei turisti, nascosti bene da siepi, ma noi che non possiamo restare nello stesso metro quadro per più di 2 ore, girandola tutta per 3 volte, non vi dico quanti ne abbiamo scovati, scoprendo poi che al calar del sole vengono bruciati tutti, producendo una notevole quantità di inquinanti dannosi per l'ambiente e la salute umana. E questo, scusatemi, ma è del tutto inaccettabile. Non sapremo mai se gli abitanti non vengono correttamente informati o, pur sapendolo, non hanno gli strumenti necessari per un corretto smaltimento. Questo è un problema serio. E se continueremo a nascondere il problema sotto la sabbia, mascherando queste discariche a cielo aperto con pubblicità di resort di lusso, palafitte in mezzo al mare e ogni tipo di comfort stile vacanza 5 stelle, beh, saremo tutti complici nella distruzione del nostro futuro, quindi via libera al turismo sostenibile. Cerchiamo di sostenere le comunità locali dando importanza all'ambiente, alle esperienze che ti regalano un filo diretto con la natura e le popolazioni del posto. E poi dai, basta con questa plastica monouso.